Si lavora nei movimenti senza palla da parte di tutti, lavoriamo molto bene sulle palle inattive, anche visti diversi gol da parte dei difensori. Le punte si sacrificano molto e creano molti spazi anche a inserimenti di centrocampisti esterni ed è frutto tutto dal lavoro settimanale e della voglia da parte di tutti di muoverci e volere il pallone. No, lavoro mirato. Io personalmente non sono mai stato un difensore goleador, né è lo score della mia carriera. Però lavorando bene, sfruttando i grandi battitori che abbiamo, vedi Traikowski e Falletti che hanno un calcio meraviglioso e rispettando ognuno le proprie mansioni si possono creare dei grattacapi alle squadre avversarie. Io personalmente non me lo sono mai posto, magari ho sempre visto l'obiettivo per quanto riguarda quello che è il mio lavoro, nel senso cercare di mantenere il più possibile la porta inviolata o cercare di prendere meno gol possibile. Ho sempre cercato di pormi quell'obiettivo lì, quindi personalmente no. Purtroppo la scorsa settimana avevo saltato un paio di allenamenti per un fastidio muscolare non recuperato dalla gara antecedente e quindi non mi ero allenato con i compagni e con regolarità. Adesso sono a pieno regime per questa partita e sono a disposizione. Per la seconda per voi è stata una novità, nel senso che non avevo mai fatto il terzino destro con la maglia del Palermo, però nel mio passato avevo ricoperto già diverse volte il ruolo e in emergenza posso adattarmi e cerco di mettere sempre tutto per il bene della squadra, però come ho sempre detto e riferito non è il mio ruolo naturale e non è il mio ruolo dove mi trovo a mio agio, però cerco sempre di dare il meglio di me. La voglia, soprattutto la voglia di rivalsa dalla passata stagione, il grande lavoro del mister con lo staff settimanalmente, giornalmente, con grande dedizione e professionismo e l'applicazione che mettiamo noi tutti i giocatori, dove poche volte ho visto nel mio passato e nella mia carriera quella cattiveria giornaliera, quella fame di voler fare sempre qualcosa in più, sia per il compagno sia per la squadra. E quello poi a lungo andare ti fa fare la differenza, nel senso che poi c'hai la sorte, se c'è, te la porti dalla tua parte, l'inerzia della partita la sposti dalla tua parte e anche nel momento di difficoltà dove qualche volta siamo incappati in alcune partite, ma è normale, non si possono stravincere e stradominare tutte le partite e tutti gli avversari. Il saper soffrire, sei bello compatto e ti aiuti e quando semini bene poi raccogli. Speriamo di seminare, continuare a seminare e fare il raccolto più bello a fine stagione. Ma ha inciso tanto, credo che quando una persona prende una brutta piaga negativa poi cerca sempre di curarla e di non ripeterla. Sicuramente ci ha servito d'esperienza a tutti noi, perché gli errori sono stati fatti l'anno passato da parte di tutti e quindi l'errore ti dà esperienza dove non sbagliare più e dove magari addirittura correggerti o saper fare meglio per poi averne benefici, e lo stiamo effettuando. No, ma quello c'è stato sempre, nel senso il mio discorso dell'anno passato non era perché non ho fiducia nei miei compagni, assolutamente, è una cosa mia personale che sono sempre stato così, quindi anche quest'anno lo rifarei, ma non perché non ho fiducia, ma perché ho sempre interpretato il mio stile di vita, l'ho sempre interpretato così, fino quasi allo sfinimento di ogni forza fisica, ogni forza mentale, è una cosa mia personale, il mio modo di intraprendere la vita. È una partita sicuramente pericolosa, perché comunque noi abbiamo tantissimo da perdere e loro poco, visto che sulla carta e tutti quanti danno già per sconfitto il Livorno. Il Livorno ha vinto l'ultima partita 3-1, ha fatto anche contro una squadra che è il Foggia, che a me personalmente quando ci abbiamo giocato contro ha fatto un'ottima impressione. Quindi sicuramente adesso ho anche un po' entusiasmo visto l'ultimo risultato. È una partita che va presa con le molle e va preparata con grande attenzione come abbiamo fatto fino ad oggi. Non possiamo rischiare di perdere una grande parte di campionato che abbiamo fatto per una partita sola. Quindi, ma il mister già ci ha accorto e ci ha avvisato di questa possibilità e stiamo lavorando benissimo e continueremo a farlo fino alla gara. Non posso darti una risposta, nel senso che non so cosa
cosa può essere la causa e quale può averli risolti. Sicuramente è un dato che ha fatto riflettere l'anno scorso ed è anche un dato che fa riflettere quest'anno, perché sono nettamente cambiate le statistiche. Non so dirti come mai, molto probabilmente anche l'aspetto mentale può influire, nel senso sia sugli infortuni e sia sulla tenuta muscolare, e anche l'aspetto mentale può farla da padrone, però personalmente non sono né un dottore né un preparatore, è difficile rispondere a questa domanda. No, non ce n'è uno in particolare, siamo tutti belli, come ho detto prima, belli compatti e belli coesi per raggiungere l'obiettivo. Un po' questa cosa è un po' in tutti noi, nel senso che magari quell'asticella che dovevamo alzare l'anno passato, anche quando eravamo in vetta, non siamo mai riusciti a fare quel passo. E invece questo passo secondo me quest'anno è stato raggiunto e si sta raggiungendo da parte di tutti, quindi quell'1% in più che si chiedeva l'anno scorso lo stiamo già mettendo da quest'anno e da parte di tutti. Bobo è un giocatore straordinario che sicuramente non scopro io, ha avuto una carriera importante in passato, purtroppo frenata da degli infortuni anche brutti e pesanti. Ha avuto la forza e ne va dato atto quale grande ragazzo e grande professionista che è, mettendosi sicuramente, che l'ho aspettato e gli ha dato la possibilità, ma quando un giocatore così importante vede, tra virgolette, fare una curva negativa per degli infortuni, non è mai facile risalire. Bobo è stato bravissimo e un grande professionista a lavorare, a aspettare, e ha dato sempre una mano ai ragazzi più giovani, e adesso è giusto che raccoglie e ha dei meriti perché ha sofferto tanto ed è un ragazzo davvero straordinario. No, credo che ognuno abbia la propria idea. Noi non ne abbiamo mai parlato, se non, anzi, cercando, tra virgolette, di isolarci e di cercare di allenarsi bene, pensare al campo, allenarsi al massimo e vincere le partite al sabato, alla domenica o allo spezzatino, quando c'è, che ormai non si capisce più quando si gioca. E se ci siamo siamo solo detto questo, nel senso, pensiamo a fare il nostro lavoro al massimo come stiamo facendo, e poi quello che sarà la nuova proprietà con il tempo non si può dare un giudizio a oggi, giudicare è sempre sbagliato, quindi e se si giudica con questo poco tempo lo è ancora di più.